Ciao a tutti! Oggi faremo un tutorial carinissimo e sarà un tutorial che può riferirsi sia alla Pasqua ma anche alla primavera, quindi potrete usarlo anche dopo, diciamo, il periodo pasquale. Ci servirà un disco di juta del diametro di 33 cm, quindi avremo 33 cm qui e 33 cm qui. Poi avremo bisogno di una stoffa qualsiasi che voi potete utilizzare. Questo è un cotone americano, io ho scelto un motivo floreale, ma voi potete scegliere il motivo che preferite. A seguire poi vi metterò tutte quante le misure di tutte quante le parti che utilizzerò. Avremo bisogno anche di un merletto, un pizzo. In questo caso io l'ho scelto di questo colore qui perché secondo me è molto bello su questa stoffa qui. Quindi mettiamoci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche in modo tale da restare sempre aggiornati appunto sulle nuove uscite, e di lasciare un commento per farmi sapere che cosa ne pensate appunto di questo tutorial. Mi raccomando poi di condividere il video, in questo modo contribuirete attivamente alla crescita del canale e questo mi darà la possibilità di fare sempre nuovi tutorial per voi. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Allora, io ho tagliato due strisce perché non mi bastava il tessuto, sono 168 centimetri. Allora, praticamente io questa misura l'ho ricavata misurando la circonferenza del mio cerchio, quindi ho fatto con il metro morbido ovviamente tutto intorno e ho misurato la circonferenza. Se volete ottenere la circonferenza potete tranquillamente anche piegarla a metà, misurare la metà e raddoppiare. La mia circonferenza è di 110, io l'ho fatta una volta e mezza, ho fatto la lunghezza per una volta e mezza perché dovrò fare tutto il volano intorno. A me non piace ricchissimo, quindi mi sono tenuta su una volta e mezza. Ovviamente se voi lo volete più ricco calcolate almeno anche il doppio, insomma. Adesso io per unire queste strisce le metterò dritto contro dritto e cucirò qui, quindi avrò un'unica striscia lunga di 168 centimetri con l'altezza di 20. Adesso andrò ad appiattire la cucitura che ho fatto con il ferro da stiro, dopodiché piegherò la fascia che ho ottenuto su se stessa, quindi con il dritto verso l'esterno, quindi sarà rovescio su rovescio, e stirerò tutta quanta la fascia. Con la macchina da cucire io andrò a fare una prima cucitura qui e poi dopo 3-4 mm ne farò un'altra. L'importante è che queste cuciture non si tocchino mai, non si sovrappongano mai, ma devono essere parallele, quindi una sopra e una sotto, a distanza di pochissimo, e non devono avere il punto fissato né all'inizio né alla fine, quindi non bisogna fare l'avanti e indietro né all'inizio né alla fine. La tensione in questo caso va portata a 0 e va usato il punto più lungo che si ha della macchina da cucire, quindi tensione a 0 e punto dritto più lungo possibile. Due cuciture parallele, quindi una sopra una sotto, a distanza di pochi millimetri una dall'altra. A questo punto devo anche lasciare qui due bei 10-15 cm di filo che mi serviranno dopo per tirare le due cuciture, in modo che avrò un'arricciatura non piegato, plissettato e tutto quanto, quindi farò una cosa molto semplice. Mi raccomando sempre di non fare l'avanti e indietro, quindi di non fissare la cucitura, di lasciarla libera sia qui all'inizio che alla fine.
come potete vedere, questa è la cucitura che io ho ottenuto. Adesso, sempre lasciando i fili in quel modo di prima e rifacendo la stessa identica cosa, ma dobbiamo stare a distanza. A questo punto io avrò questi 4 fili. Se voi guardate bene con attenzione, vedete che ne avete 2 sopra, eccoli qua, questi 2 sopra, e ne avete 2 sotto. Io tirerò questi 2 sopra con delicatezza, ovviamente, senza cercando di non strapparli, e farò scorrere il tessuto. Essendo la fascia molto lunga, questa operazione noi la faremo sia da qui verso il centro che da di qua verso il centro. Allora, io a questo punto ho finito di arricciare e diciamo che per questo cerchio è troppo arricciata, quindi dovrò mano a mano allentare un pochino in modo da regolare l'arricciatura che deve appunto coprire tutta quanta la circonferenza, quindi devo andare ad ammorbidire questa arricciatura perché l'ho fatta troppo piena. Allora, come potete vedere, io ho distribuito tutto quanto il mio volant. Adesso io dovrò aggiuntare qui questa stoffa, quindi farò una cucitura qui in modo tale che avrò l'aggiuntura. Adesso che noi abbiamo chiuso qui con la cucitura, quindi fuori viene perfettamente rifinito, adesso noi andiamo a tagliare la metà di questa stoffa. Una volta che noi abbiamo tagliato qui, noi faremo questa operazione qui, andiamo a mettere all'interno la stoffa. Allora, dovremo avere questa cosa qui, quindi la stoffa verrà ripiegata all'interno, quindi noi avremo comunque anche sotto perfettamente rifinito. Qui cerchiamo di mettere all'interno questa parte qui in modo che ci rimane, ecco qua, aspettate, ok, in modo che ci rimane da rifinire solo questo pezzettino qui, ma noi adesso lo andremo a rifinire in un altro modo, quindi non c'è problema se qui rimangono questi peletti. Facciamo la stessa cosa di qua, quindi andiamo giù e inseriamo dentro il tessuto. Adesso noi con la macchina da cucire andremo a fare un punto qui sul bordo, in modo che chiudiamo questo lavoro qui che abbiamo fatto. Ed ecco qua la mia cucitura, quindi come potete vedere ho girato in dentro il tessuto e poi l'ho sigillato. Allora adesso noi fisseremo tutto qui intorno al tessuto sull'aiuta, quindi faremo una cucitura dove ricade la seconda cucitura che noi avevamo fatto prima, questa qui. Adesso io qui applicherò lo sbiego, quindi applicando appunto lo sbiego non si vedrà più nulla. Io avrò coperto tutto, anche
il sotto sarà rifinitissimo. Il lavoro risulta completamente pulito. Adesso io andrò a fare anche dei tovaglioli per questo set, quindi sarà composto da questa parte centrale qui che a secondo di quanto lo fate grande, se lo fate così grande magari è un centro tavola, se lo fate leggermente più piccolo può essere tranquillamente un sottopiatto oppure una tovaglietta rotonda, quadrata, insomma vedete voi. E appunto vado a fare il tovagliolo compagno. Nel tovagliolo ovviamente non ci sarà l'aiuta, ma ci sarà il pizzo. Come vedete io sono arrivata qui all'incrocio dei due merletti e non sono andata oltre. Qui bisogna girare così, spero che riuscite a vedere. Allora, io lo giro in dentro, allora stava così, io giro in dentro, e adesso qui sotto faccio un piccolo zig zag senza prendere la stoffa. Ho tagliato l'eccesso, adesso andrò a fissare dopo quando farò tutto quanto il lavoro. Allora, quello che noi dobbiamo fare adesso è andare a stirare questi lati qua e li giriamo in modo che facciamo il bordo, quindi rimarrà il pizzo libero. Allora, io con il ferro da stiro ho creato tutto quanto il bordino che adesso andrò a cucire qui a 2-3 mm dal bordo, insomma 2 mm, e lo farò per tutto quanto il perimetro del tovagliolo. Bene, il mio tutorial è terminato qui. Io ne ho fatti due, uno è senza il merletto e uno con il merletto. Questo merletto io l'ho attaccato prima, ho stirato il tessuto piegandolo in doppio, l'ho aperto, quindi con il segno della piegatura del ferro da stiro ho attaccato questo merletto qui, dopodiché ho richiuso e poi ho fatto tutti i passaggi che ho fatto qui. Questo è il mio tovagliolino, dove io non ho rispettato una misura standard, ovviamente. Questo qui è un tovagliolino che per la misura può essere considerato come un tovagliolino o da cocktail o da tè,
infatti è più piccolo. Ovviamente voi potete cambiare le misure come meglio credete. Anche per quanto riguarda il disco di Utah, se per voi come sottopiatto, come tovaglietta risulta troppo grande, potete tranquillamente rimpicciolire il disco di Utah e farlo di 26-28 cm, perché questo centrotavola, sottopiatto, insomma chiamatelo come vi pare, misura così, ha un diametro di 50 cm. Vi faccio vedere, eccolo qua. Questo qui ha un diametro di 50 cm, quindi se per voi è troppo impegnativo da mettere in tavola per dei commensali che sono ravvicinati, potete tranquillamente fare più piccolo il disco di Utah e quindi verrà tutto il progetto più piccolo. Potete anche rimpicciolire direttamente il bordo, invece di farlo di 10 cm potete farlo di 8, 6, insomma come preferite. Come decorazione potete tranquillamente aggiungere dei fiocchi che potete fare o con il raso oppure con il tessuto che vi avanza, potete fare dei fiocchi appunto in tessuto. Potete farli anche di Utah senza problemi. Un'accortezza: la Utah si può lavare e stirare. Io infatti questa Utah qui l'ho trattata prima di cucirla, perché la Utah, specialmente questa naturale, rilascia sempre un po' di liquido ambrato, diciamo, quindi l'ho prima lavata, poi l'ho stirata e poi l'ho cucita, in modo tale che se devo rilavare questo diciamo centro tavola non ho il problema che mi possa macchiare la stoffa. L'aiuta io l'ho stirata anche con il vapore e con il programma del cotone. Tra le altre cose vi dico anche che questi tovagliolini qui a me sono stati richiesti più di una volta come bomboniere. Infatti ora io non ho niente da mettere dentro, però se uno le chiude così e fa diventare appunto dei sacchettini, sono veramente bellissime a livello di bomboniera, basta un nastro in raso e eccolo là che avete fatto appunto la bomboniera, semplicemente con della stoffa, del pizzo e soprattutto con le vostre mani, quindi delicate, eleganti, restano veramente bellissime. Quindi questo è un altro consiglio su come utilizzare appunto stoffa, pizzo e tutte queste cose qua. Non c'entrava niente con il tutorial, però è uno spunto diciamo interessante. A me non resta quindi che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche. Vi ricordo poi anche di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, condividete il video, in questo modo contribuirete attivamente alla crescita del canale e questo mi darà la possibilità di fare sempre nuovi tutorial per voi. Ciao!